L'opera che forse tutti conoscete del Mantegna è questa qui, che è il Cristo morto, e qui ci rappresenta veramente delle grandi capacità di resa prospettica, perché lui ci rappresenta lo spazio in maniera talmente reale, tridimensionale, che noi ci sembra di essere lì con il morto. Non so se riuscite a vedere la composizione, è costruita in maniera tale che lo sguardo, il nostro sguardo, segue un percorso obbligato. Tutti noi siamo invitati a guardare prima i piedi, poi le mani trafitte in primo piano e poi passiamo al torace e al volto di Cristo. Siamo obbligati dalla prospettiva a seguire questo andamento. Guardate per esempio come ha dipinto il sudario con tutte le pieghe, no? Creando un effetto quasi da scultura. Guardate la prospettiva dei piedi in primo piano, no? Che sono così vicine all'osservatore. E vi invito a vedere anche proprio il realismo della morte di questo corpo abbandonato. È interessante poi, guardate i dolenti ve l'ho detto l'altra volta, vi ricordate, sono Maria e Giovanni che piangono la morte appunto del Cristo. I dolenti sono esclusi dall'inquadratura, sono defilati, no? Proprio perché l'osservatore si deve concentrare sulla morte del Cristo, non tanto sulle altre figure. E poi l'opera forse di Giorgione che tutti credo conosciate, artista anche enigmatico perché a tutt'oggi questo dipinto non è stato ancora decifrato. Dipinge la tempesta, il tema è quello profano, vedete c'è un uomo vestito e una donna invece seminuda che sta allattando e stanno in un paesaggio che è carico di energia. Guardate per esempio sullo sfondo, si vede addirittura un lampo, la tempesta è il nome proprio del dipinto. È interessante che è anche pieno di mistero perché quei lampi in cielo squarciano le nubi. Però oggi non siamo stati capaci di identificare chi sono i due personaggi perché in un contesto così diciamo di uno sfondo turbolento, un temporale in corso, questi due se ne stanno beati in primo piano, appunto, lei sta allattando il figlio, insomma. E io, vedete qui, vi ho scritto una cosa fondamentale per capire la differenza tra la pittura fiorentina, per esempio una pittura come questa di Giorgione. È importante capire il differente concetto che c'è, per esempio, legato alla bellezza. Perché voi lo sapete, no? La bellezza può avere il bello, potrei dire, o la bellezza può avere più finalità. Può avere un piacere intellettuale oppure può procurare un piacere fisico, potrei dire sensuale, sensoriale e così via. Considerate che l'arte fiorentina è un'arte improntata alla perfezione formale, alla, alla ricerca del disegno, delle proporzioni armoniche, quindi la bellezza che viene ricercata a Firenze è legata alla cultura neoplatonica e quindi una bellezza dove predomina l'intelletto, non è una bellezza fisica. Se voi invece prendete la città di Venezia o prendete il clima culturale dell'area veneta, qui la bellezza invece ha una sua, potrei dire, finalità legata invece ai sensi, legata a un piacere sensoriale. È per questo che predomina di più il colore. Nel Medioevo la bellezza era vista come qualcosa come posso dire, faceva paura, perché è logico, una cosa che era bella poteva indurre al peccato, è per questo che non veniva in un certo senso rappresentate le figure in maniera così bella. È invece proprio il Cinquecento, nel corso del Cinquecento, una città come Venezia, che è una città ricca, è una città che commercia, dove c'è il benessere, dove c'è il lusso, e c'è anche una tolleranza, potrei dire, nei confronti dei piaceri della vita e quindi il bello è visto come qualcosa non di ideale, ma è qualcosa proprio da poter vivere, è una manifestazione positiva dell'essere. Quindi il piacere fisico e la bellezza fisica è rappresentata anche in pittura e quindi la realtà quotidiana. Questa è la grande differenza tra la pittura fiorentina e la pittura veneta, perché Firenze si è sempre dato più importanza al disegno, mentre
nella pratica pittorica, potrei dire, mentre se voi prendete Venezia, l'importanza si dà molto di più al colore, che colpisce, lo capite, i sensi, perché la prima cosa che ci colpisce, il colore, sono i sensi, mentre il disegno, la linea di contorno, colpisce più la ragione e l'intelletto.